Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8, edizione Hachette 2022, uscita numero 35. Qui seguitemi, non mandate avanti il video perché non è un montaggio troppo complesso, c'è un po' da impegnarsi. Io ho cercato di semplificarvi tutto quello che ho potuto, per cui non vi farò vedere nel dettaglio le istruzioni passo passo, ma come vi ho appena detto cercherò di facilitarvi tutto quello che ho potuto per quanto riguarda il montaggio. Quindi seguitemi, perché anche le foto, come potrete notare voi che così come me avete deciso di acquistare questa collezione, sarete in grado di rendervi conto. Le foto non sono spiegate molto bene, però c'è qui Michele, che sapete che si occupa non soltanto di fare video tutorial di montaggio, ma di aiutare le persone che hanno più difficoltà nell'assemblare il modellino, per evitare che voi stessi possiate fare danno o un non corretto montaggio. Stavo pensando a Stefano. Ciao Stefano. Sì, perché lo immagino già con i capelli tutti diritti in questo numero. Va bene ragazzi, dai. Intanto faccio vedere l'interno del fascicolo, dedicato ovviamente a tutti coloro i quali non hanno fatto la collezione, così potrete dare, oltre che visione delle immagini, anche lettura, perché è veramente importante tutto ciò che c'è scritto nei fascicoli. Allora, mentre faccio questo, volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono. Grazie ragazzi, con tutto il cuore, di tutto il supporto che mi date. Grazie ai miei iscritti e alle persone che mi guardano e ancora non si sono iscritte. Ragazzi, vi esorto a iscrivervi anche voi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli. Questo è quello che troviamo in questa uscita. E adesso vi faccio vedere un po' di foto, così se non siete ancora entrati completamente nel panico vi faccio entrare. Tra l'altro questo è sbagliato, poi vi farò vedere perché. Non dovete inserirlo così, questo cavo. Infatti ve ne accorgerete poi da questo zoom che è sbagliato. Poi vi spiegherò. Quello che vedete con la linea continua in azzurro sono i passaggi dei vari cavi. Io ho usato un lubrificante, qualsiasi lubrificante, non ce n'è uno specifico per questo lavoro, per crearmi filetti nel metallo. Ecco qui, alla fine sembra che ci sia poco, ma abbiamo attaccato diversi tubi. Questi sono quelli che poi ci avanzeranno e metteremo da parte con i due cavetti, i due tubi attaccati in gomma, e ci serviranno nelle prossime sessioni di montaggio. Mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di incollarvi tutti i tubi, perché vi si staccano, ve lo garantisco. Con il tempo vi si staccano e poi vi voglio vedere andare ad attaccarli, dove andare a cercare il punto che si è staccato. Quindi non usate l'Octite, perché l'attack, insomma, perché sicuramente è molto più comodo, asciuga subito, ma vi fa diventare le parti bianche e vi cristallizza le gomme, e col tempo, essendo la gomma cristallizzata dove avete messo la colla e invece morbida dove c'è il punto che non avete toccato con la colla, si spezza.
così poi vi rimane il troncone di gomma secco attaccato al perno e il tubo a penzoloni. Bene, poi seguitemi anche nel montaggio numero 36, che chi mi segue ha visto anche nell'unboxing. E un'ultima cosa, prima di procedere, non mi saltate le pubblicità. Ragazzi, lo so che dà fastidio, ve lo chiedo con il cuore, guardatele, oppure fatevi un caffè, fate quello che volete. La pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio. Io è grazie a voi che sono ancora qui, voi siete la linfa del mio canale, grazie di cuore veramente a tutti, però se mi mandate avanti veloci le pubblicità, il canale, anche se ha tanti iscritti, dura poco, solo per questo. Allora, andiamo a vedere il contenuto di questo fascicolo, il numero 35. All'interno troviamo il tamburo del freno posteriore destro, contraddistinto con la lettera R, e il tamburo sinistro con la lettera L. Non è la lettera scritta in italiano, ovviamente, ma è in inglese. Non lo so pronunciare bene, ma right è destro e left sinistro. Ok? Poi troviamo 3 tubi di gomma, un tubo, questo qui, che è quello di stazionamento, cioè del frenamano, quello che comanderà poi le 2 ruote posteriori grazie alla leva all'interno dell'abitacolo. Abbiamo 2 serie di viti AP e AM, vedete? Una è contraddistinta dal colore azzurro e dalla lettera finale P di plastica, e qui non usate alcun tipo di lubrificante per crearvi filetti. E uno invece è contraddistinto con il colore nero e la lettera finale M metallo, e qui usate il lubrificante. Poi abbiamo anche questa, questo è il tensionatore del cavo del freno di stazionamento, quello che vi ho detto che nella foto è spiegato in maniera sbagliata, errata, non va messo così, ed è metallo. Questo praticamente nella macchina vera, poi lo vedrete, è quello che tensiona i cavi del freno di stazionamento, cioè li rende tesi per non lasciarli morbidi e magari poter andare ad intralciare il lavoro dell'albero di trasmissione che va alle ruote posteriori e logorarsi con l'attrito circolare dell'albero stesso. Nella macchina vera serve per questo. Poi abbiamo questi 2 pezzi, eccolo qui. Uno è il rinvio del cavo del freno di stazionamento, questo praticamente ci servirà per fare passare in mezzo il cavo così, in questa maniera, e distribuirlo nella ruota destra e sinistra, poi lo vedremo. Mentre invece questo va montato sul differenziale posteriore e il primo perno centrale sarà quello del cavo di stazionamento, questo, mentre invece gli altri 2 laterali, no, chiedo scusa, il cavo centrale sarà applicato qua, quel cavo che poi andremo a vedere che parte dal frontale, dal motore. Attaccheremo un tubo nuovo, mentre invece questi laterali, ovviamente uno andrà, sarà messo così, alla ruota posteriore destra e uno alla sinistra. Bene, penso di avervi detto tutto, forse anche troppo. Allora, prima cosa da fare, guardate, prendiamo una vite AP. Voi guardate sempre le istruzioni, ma come vi ho già detto, io le ho studiate già tutte e vi ho semplificato tutto. Prendete una vite AP, questo l'ho ricevuto nel gadget che ci davano in omaggio per tutti coloro i quali sottoscrivevano l'abbonamento tramite pagamento con carta di credito. E andiamo a avvitarci, come io ho già fatto,
la vite AP qui. Bene. Poi prendiamo il cavo più lungo, il più lungo che avete. Adesso vi chiedo scusa perché proverò a farvi, ecco qui, a farvi vedere al meglio che posso le immagini. Spero di riuscirci. Allora, guardate, seguitemi ragazzi, perché poi è inutile che mi scrivete e mi riempite di messaggi in privato chiedendomi come mai questo non va. Se mi saltate dei passaggi, la risposta l'avete già. Quindi vado a rimuovere la vite AP che ho usato per crearmi il filetto. Qui. Poi guardate questo pezzo. Ecco. Questo va messo verso il motore. Non vi potete comunque sbagliare perché, guardate, ecco qua, vedete? Oh là. Abbiamo questo segmento, questo perno che esce qui, che va ovviamente infilato, inserito nella parte metallica qui, dove abbiamo lo stesso spazio per questo pezzo qui. Quindi non vi potete sbagliare. Prendiamo la vite, ce la prepariamo e guardate qui, fatelo prima. Loro ci dicono di farlo dopo, io lo faccio prima. Poi ognuno di voi è padrone del proprio modello. Inserisco il cavo così, guardate. Mettetelo soltanto all'interno, non importa adesso la distribuzione delle lunghezze, mettetelo così. Ok? E poi lo andate a tenere in questa maniera e lo mettete qua all'interno. Ok, e lo andate ad avvitare con la vite che avete tolto prima. Qui. Avete visto com'è semplice una volta che vi siete creati il filetto avvitare la vite? Ma fate attenzione quando vi preparerete il filetto su questo pezzo, perché la plastica è abbastanza rigida, qui, a non danneggiare il perno che esce. Guardate, in sintesi questo deve poter fare questo lavoro qui. Scorrere, ok? Bene. Prendiamo questo tubo e lo facciamo passare qua dietro allo scappamento. Qui. Proprio così. Ok? Poi prendiamo quest'altro tubo qui e lo inseriamo in questo foro che abbiamo qua. Avete visto? E lo facciamo uscire qua, tra questa leva e questa. Così, lasciatelo lì, non vi preoccupate. Anche se dovesse scapparvi, sapete che poi questo potete sempre metterlo successivamente così. E qui siamo a posto, ok? Adesso il passo successivo, guardate l'errore che vi dicevo che vi fa vedere. Vi voglio spiegare tutto io, perché voglio che capiate. Allora, vedete? Ci dice di tenere il perno così, guardate, e di inserire il cavo qua dentro. Quindi
prendere questo e metterlo così. Questo è il tenditore. Ma se noi lo mettiamo così, guardate cosa succede. Vediamo se riesco a ingrandire e farvi vedere. Perché io potevo anche darvi subito la soluzione senza spiegarvi nulla, ma voglio, come vi ho detto prima, che voi capiate. Questo va poi messo qua, fissato con una vite AM, e qua usate il lubrificante. Io mi sono già creato il filetto per quale motivo? Per portarmi avanti e fare il video meno lungo. Vado a rimuovere la vite AM. Questo è il tensionatore, vedete? Se io lo monto come loro, come ci dicono loro, quando vado a mettere il tensionatore qua, non va bene. Mi batte il metallo contro il fondo scocca. Quindi cosa devo fare? Semplicemente questo, guardate. Invece di inserirlo nella posizione che ci dicono loro, questa, teniamo sempre il tubo fermo e lo giriamo al contrario, guardate, con l'apertura verso di voi, così. Ok? Quindi non così, ma così. Non importa di qua, di là, non importa. Quello che conta è metterlo con l'apertura verso di voi, così. Bene. A questo punto prendo la vite AM, che io ho già usato per crearmi il filetto, e vado a fissarmi il tensionatore qui. Ecco, lo stringete forte, tanto poi lo andremo a regolare dopo. Questo, vedete che si può muovere? Stringetelo forte comunque, ovviamente senza danneggiare la vite. Fatto questo, prendiamo l'altra parte che esce, la facciamo entrare qui, così, e adesso possiamo distribuire le lunghezze, vedete? Quindi o tirate da una parte o tirate dall'altra. Ecco qua. Facciamo entrare questo qua sopra, spero si veda, e facciamo passare questo qui. Ok, adesso guardate, il tensionatore ho cercato di mettere più luce. Come lo regolate? Guardate come lo regolate. Prendete questi due pezzi qui, se escono dietro non importa, li rimetterete poi. E qui deve esserci una linea perfettamente perpendicolare, mi spiego meglio. Guardate questo filo qua. Se io metto il tensionatore così, è storto. Se io lo metto più su, peggio ancora, vedete la linea? Quindi lo tendo finché vedo che mi piace. Eccolo qua. Io lo lascio così. E stringo. Quando stringerò lui si sposterà un po' ad aprirsi, lo richiudo poi. Controllo. Perfetto. Ecco qua. E abbiamo fatto questo. A questo punto ci dice di prendere il tubo più corto che abbiamo di quei tre che ci sono rimasti. Ne mettiamo uno vicino all'altro, non serve misurarli. Vi dico subito che io ho due tubi che sono identici come lunghezza, non importa. Non vi preoccupate, prenderete uno dei due. Non prendete quello più lungo. Quello più lungo lo scartiamo per adesso e lo leviamo. Vedete che questi due
sono praticamente identici, anzi sono identici, non vi preoccupate, prendete questo, uno dei due, comunque se voi li aveste giusti come misura è il più corto di tutti e tre. Inserite una parte del tubo nel perno, qua, ricordatevi di mettere la colla, io poi, una volta finito il filmato, andrò a togliere tutti i tubi e così come ho fatto negli altri che sono già inseriti, andrò a mettermi la colla. Prendiamo questo, lo facciamo passare qua sotto, ok? E andiamo a inserirlo un attimo. Ok. E andiamo a inserirlo qua nel foro più piccolo. Questo è grande, questo è piccolo. Lo tiriamo e lo mettiamo in tensione. Bellissimo. E questo lo abbiamo anche fatto. Adesso giriamo delicatamente il nostro modello. Perfetto. E andiamo a prendere questo tubo. Questo che avevamo montato nei montaggi precedenti. Ve lo faccio vedere bene, meglio. Quello che esce qua dalla pompa dei freni, vedete? Sì, questo qua. Ok? Lo prendiamo, lo facciamo passare qua in mezzo, guardate bene, qua, tra il piantone dello sterzo e il parafango interno sinistro, la copertura sotto. Giriamo delicatamente il modello, lo prendiamo, adesso vi faccio vedere, eccolo qui, siamo qui, non lo passate sopra dove c'è l'altro, ma lo passate qua sotto, perché qui poi c'è un punto dove si tocca, così non vanno ad unirsi, e poi è questa la posizione corretta. Guardate bene, ecco qua, lo passate sotto questo cavo, non lasciatelo sopra, sotto il cavo, così, vedete? Poi tenete questo capo qua e tenete questo e fate avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro e lo pizzicate sotto questa traversa. Non lasciatelo morbido, libero di muoversi perché poi vi va contro il collettore. È un modellino, ma un tubo freni contro il collettore, soprattutto qui attaccato al collettore. I collettori sono questi qua sopra, chiedo scusa. Attaccato a questo tubo di scappamento che diventa rovente, si scioglierebbero subito se vogliamo essere pignoli. Quindi facciamo le cose fatte bene. Tiriamo su questo tubo e facciamo avanti e indietro e lo pizzichiamo. Tenetelo perché se lo tirate troppo di qua si stacca sopra. Io ho incollato tutto e questi problemi non li ho. Lo farete in modo che questo rimanga un po' mobile, ma staccato da questo tubo, vedete? Questo poi passa qua, vedete, di fianco all'albero motore, giriamo il modello, abbiamo quasi finito, questo è il tubo, e lo lasciamo un momento fermo qui. Prendiamo adesso questo pezzo qui è il 35G. Prendete una vite AM, il lubrificante, io l'ho già fatto, e vi andate a creare il filetto qui. Poi prendete questo pezzo,
Come lo posizionate? Non così, attenzione, ma così, con la parte scavata verso la vite. La vite deve poter entrare con la sua testa all'interno. Non fate l'errore di posizionarlo così, perché evitandolo lo spezzerete. Va messo così, proprio come vi faccio vedere io. Quindi prendiamo la vite AM e fissiamolo qui sul differenziale. Il differenziale è quello che permette alle ruote posteriori tra di loro giri diversi. Se voi fate una curva a destra, questa ruota girerà, farà meno giri di quanto non ne debba compiere questa che è sull'esterno. Ecco perché si chiama differenziale. Differenzia i giri della ruota. Ovviamente, se andrete a fare una curva a sinistra, questa ruota, per compiere la curva, farà meno rotazioni di quella esterna. Questo è il differenziale. Abbiamo messo questo pezzo. Fate attenzione a non addrizzarlo premendo sui perni, perché li rompete. Svitate la vite e lo addrizzate. Così lo centrate bene e lo stringete. Perfetto. Adesso guardate, questo tubo deve essere teso, non deve essere molle, ve lo scrivono anche loro. Quindi guardate, giriamo il modello, eccolo qui, deve potersi inserire nel perno centrale, lo mettete così e tagliate il tubo. Non abbiate fretta di tagliare subito un'unica misura, provate magari anche 2 volte, perché a tagliare potrete sempre tagliare nuovamente, ma a rimettere il tubo più lungo è un po' difficile. Allora, io lo taglio qua. Mi sono tenuto un po' più lungo, poi vedrò. Ecco qua. Io ho tagliato il mio tubo nella misura che ritengo sia ottima e sono andato ad inserirlo qui nel perno centrale. E questo montaggio è finito. Adesso ci rimane soltanto da attaccare i 2 tubi nei tamburi delle ruote posteriori. Quindi ricordatevi sempre di incollarvi i tubi, non dimenticatevelo, perché è importante. Alla fine di questo montaggio, e ci siamo quasi praticamente arrivati, andrò a fare la rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 35, e poi seguirà subito il montaggio il numero 36. Quindi non mancate, seguite il canale di Michele, iscrivetevi, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, e soprattutto non mi saltate le pubblicità. Allora, adesso prendete gli unici 2 tubi che vi sono avanzati, ne mettete uno vicino all'altro, prendete quello più corto, prendete il tamburo con la lettera L e inserite nel perno il tubo. Con la colla, ricordatevelo, e ovviamente per esclusione ci rimane solo questo, fate la stessa cosa con il tamburo con la lettera R. E abbiamo finito. Abbiamo finito questo montaggio. Adesso metto pausa al video e facciamo
tutta una rappresentazione, come vi ho detto prima, di quello che ho montato. Guardate che spettacolo, ragazzi! Il modello cresce con particolari sopraffini. Ecco qua. Sono anche contento perché non abbiamo troppi pezzi sparsi ancora da montare. Abbiamo il parafango anteriore sinistro, i due tamburi posteriori che abbiamo appena montato, questo che è il pezzo finale del silenziatore centrale della marmitta, che andrà messo dopo che andremo a montare probabilmente il numero 36, il fondo scocca posteriore, tutto in metallo, e questo splendido musetto. Poi per il resto abbiamo montato tutto. Ecco qua. Tutte le luci saranno funzionanti grazie a dei LED posti all'interno qui dei suoi fori dedicati. La scritta Ford in rilievo. Guardate che spettacolo. Lo stemma, la targa. Date soltanto un'occhiata alla scritta California 1976 J2718113. Pazzesco, guardate che riproduzione fedele all'originale. Questo che vedete cromato è in plastica. La cosa anche meravigliosa è che non hanno verniciato le parti nere, ma sono, se avete visto il montaggio del fascicolo numero 1, pezzi applicati. Il lampeggiante, bellissimo, sembra acceso, non è funzionante, però è riprodotto in maniera splendida. Azzeccatissimo il colore, o meglio la trasparenza di questa plastica rossa. Parafango, anche questo tutto in metallo. Guardate la scritta Ford, o meglio la scritta Gran Torino, che bella. Anche questa in rilievo. I filetti precisi, queste linee nere che distinguono appunto e separano il bianco dal rosso. Freccia, che sarà funzionante anch'essa grazie a un LED inserito qui. Una panoramica del motore. State attenti a non perdere la farfalla qua sopra. Questa si chiama vite a farfalla, quella che tiene fisso il coperchio del filtro dell'aria. Fate attenzione a non perderla. Andiamo a dare un'ultima occhiata sotto e poi ci salutiamo. Che bella. Bene ragazzi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo come sempre, grazie di dare vita e continuare a dare vita al mio canale ragazzi. Vi ringrazio con tutto il cuore e se avete piacere di aiutarmi, ve l'ho già detto, lo so, non saltatemi le pubblicità, guardatele, per me è veramente importante e lo so, è un piccolo sacrificio perché uno vuole subito andare a vedere il video, però sappiate che
se tutti voi andate subito a vedere i video, a me non arriva veramente nulla, e io capite che con tutta la passione che ci posso mettere, ma le ore che dedico ogni giorno sono veramente tante, e se non mi entra qualcosa che mi faccia almeno sopravvivere, non dico vivere perché non è questo il mio lavoro, non ce la posso fare a continuare. Non è un chiedere un'elemosina, non vi sto chiedendo niente, vi sto chiedendo un aiuto che ritengo sia importante, e ho voluto farvi partecipi dandovi anche una ragione oggettiva di quello che vi sto dicendo, una spiegazione vera, reale. Non vi dico guardate le pubblicità e basta, vi spiego perché ve lo chiedo. Grazie del vostro ascolto. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, un affettuoso saluto amicale, anche se non ci conosciamo. Però ripeto, lo so, mi ripeto magari con i ringraziamenti più volte, però è una cosa che mi sento dal cuore. Io non faccio la barba a nessuno, come si dice da noi in Italia. A me piace proprio, se sbaglio, chiedere scusa, imparare dagli errori e ringraziare le persone quando veramente fanno la differenza, e voi la fate. Grazie.